Bentornati qua sul canale su Football Manager 2024 con il nostro Bari e il nostro Giampaolo. Allora, siamo terzi in classifica, però con una in meno rispetto al Bologna e a un punto dall'Inter, cosa che fino a qualche mese fa era veramente non pronosticabile, in poche parole. E c'è subito la sfida in casa contro il Cagliari, che è sedicesimo in classifica, quindi sulla carta non dico che dovrebbe essere semplice, però sì, dovrebbe essere semplice. Dovrebbe, ma sappiamo bene che intanto Carminati arriva. Mamma mia, Carminati arriva. Questo secondo me è un giocatore che in prospettiva può dare molto. Secondo me può dare veramente molto. E compra adesso. Non ho soldi perché loro vorrebbero 1.200.000, ma noi lo prendiamo gratis a fine anno, quindi alla fin dei conti non ci va neanche tanto male. Squadra titolare, intanto Colombo è infortunato, quindi lo portiamo in panca. Chi porto in panca io? Sono tutti infortunati. Aiuto. Marek, anche se non giocherà sicuramente. Innanzitutto mi porto anche Sayana, anche se non gioca, ovviamente. La squadra mi sembra messa bene. Sì, nel complesso ci siamo. Andiamo così a giocarcela questa sfida molto importante, perché stavo dicendo prima di stoppare la registrazione per sbaglio, sfida molto importante perché comunque di base dovrebbe essere una sfida salvezza, però per come stiamo andando vincere sarebbe importante per continuare questo nostro percorso verso quantomeno una zona europea, non so se Conference, non so se Europa League. Diciamo che Champions sarebbe forse anche troppo, nel senso che alla prima stagione di Serie A arrivare in Champions sarebbe un miracolo veramente sportivo. Già in Europa, arrivare in Europa è un miracolo sportivo. Ed è un miracolo che farebbe bene alle nostre casse e ci potrebbe fare in modo di fare acquisti un pochino più importanti in vista di un'eventuale Europa. Eventuale perché non voglio portare sfiga, appunto. Ruggeri su punizione per il Cagliari. Ok, fuori. Ci siamo salvati, sì. Iliev è leggermente infortunato e vuole uscire. Allora, sì, direi che Cortinovis potrebbe essere, sì, Cortinovis. Però che sfiga, cioè. Se già partiamo così, ho un po' di timore, posso dirlo, cioè già infortunio di Iliev, sperando che non sia niente di grave, perché speriamo bene che non sia niente di troppo preoccupante, me lo auguro, sarebbe una botta veramente abbastanza importante. Allora ragazzuoli, primo tempo brutto come il peccato, e abbiamo fatto 2 tiri, siamo stati molto poco pericolosi perché previsione gol 0,04 è veramente bassa, ecco perché dico di non essere soddisfatto, perché così non, cioè va bene, il pareggio ci potrebbe anche stare, per carità, non dico che faccia schifo del tutto, però con questa previsione gol, ecco, diciamo che non va tanto bene questa partita. Ok, un altro tiro l'abbiamo fatto, però gioca sempre in attacco il Cagliari. Questa cosa mi dà fastidio, non riusciamo a tirare in porta con occasioni importanti. Ruggeri, che sembra oggi infiammato. È presa così a Ruggeri oggi. Vabbè, però la difesa dov'è? Mamma mia. Ma cosa ha sbagliato questo? Ma cosa ha sbagliato? Allora, il momento dei cambi, chi possiamo mettere? Bella domanda. Jim che non sta facendo male ultimamente, anche se è più scarso di Ferguson, però non sta facendo affatto male, quindi vorrei dargli un po' di fiducia. Pure Samaniego, quelle poche volte che è entrato, ha dato belle
risposte. E Colombo è infortunato, Marek non sta tanto bene anche se potrebbe un po' giocare, e quasi quasi mi rischio da carta Marek, che sulla carta è un centravanti più forte di Lazetic, però deve ancora dimostrare. Vediamo un po' se questi cambi daranno un qualcosa in più. Perfetto, Johnson leggermente infortunato. Mettiamo Zefi perché non posso fare altrimenti. Purtroppo Sayan è infortunato, quindi non può entrare, ovviamente. Cerchiamo di spronare un po' la squadra, svegliamoli perché stiamo veramente demeritando. Onestamente il Cagliari qua oggi meriterebbe la vittoria, Ad essere onesti, meriterebbe la vittoria perché stiamo giocando male. Sì, per una volta, cioè per una delle poche volte che stiamo effettivamente giocando male e che non riusciamo neanche a fare un gol. 0-0 contro il Cagliari, partita veramente amara perché non c'è stata nessuna emozione. Un Bari che non è mai stato pericoloso, mai. Rimaniamo lì, secondi in classifica, però stiamo affrontando dopo un inizio forse anche troppo ottimista. Scusate, taglierò questa parte forse. Dopo un inizio veramente ottimista stiamo affrontando il primo momento in cui stiamo facendo fatica a fare risultati, e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, purtroppo. La prossima è contro l'Empoli, Empoli che è 19esimo, e qui dovremo capire se è un momento di appannamento o possiamo riprenderci. Mi auguro che ci possiamo riprendere. Intanto Palumbo sta giocando bene, sta migliorando, è in prestito. Offerta per Rodriguez. Questo è veramente forte, ragazzi, questo sì, questo è veramente veramente forte e purtroppo non ci stanno i soldi per comprarlo. Busquets è in procinto a firmare. Il buon Busquets, portiere 19enne, 2 stelle, terzo portiere, perché il secondo è Mkhitaryan. E benissimo, lo potremo mandare in prestito appena arriverà qui, ovviamente. Secondo me come terzo portiere tanta roba, anche per un evento, cioè ha un potenziale molto alto, anche per un'eventuale vendita di Brazao, che lì dobbiamo pensarci se venderlo oppure no. Pure Alagoz ha firmato a fine anno un'altra ala, questo prenderà il posto di Sayan. C'è un giocatore che comunque è stato cercato da Chelsea, PSG e Fiorentina, così a vuoto, però gran bel prospetto questo, questo veramente forte, perché se lo cercano di solito le squadre così forti qualcosa vorrà dire, no? E Sayan a questo punto potremmo anche venderlo, onestamente. Vicenza vuole Pagano in prestito, costo futuro obbligatorio 200.000 euro, o poco mi sembra, no? Pagano, 24 anni, è un buon regista avanzato, inevitabilmente, però scusate, quanto vale? 190.000. Allora potremmo fare un bel 40% e costo futuro obbligatorio 2,50? No, allora, non ci siamo capiti. 30%, perché qui avete cavato, non lo so. 30%. Ok, beh, mi sembra un buon prestito, onestamente non mi sembra affatto male. Se riusciamo a darlo via in prestito in questo modo. Offerte per Antonio Mercury. Antonio Mercury è un giocatore che onestamente purtroppo 20 anni, ancora una stella e mezzo, ma lo vogliono in prestito, però ragazzi, stipendio 80%, la Torres mi piace, mentre Savoia no, Lazetic ci ha mostrato grandi progressi, per la Serie A un discreto giocatore, è buono per la Serie B, forma recente un po' bassa, però sta crescendo, bisogna dire che sta crescendo, è continuo,
Secondo me, se il prossimo anno dovessimo andare in Europa, potrebbe essere una riserva buonissima, onestamente. Vediamo un attimo come si mette, perché comunque Marek, secondo me, ha molte più potenzialità. Lo stesso Colombo, secondo me, ha quel qualcosa in più per poter migliorare questa squadra. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Bari-Empoli, l'abbiamo già detto, la prossima partita veramente fondamentale, perché l'Empoli sta 19esimo, quindi sarebbe importante riuscire a riuscire a vincere, intendevo. Una cosa, Corbo, che piede ha? Destro, sinistro? Dove cavolo c'è scritto? Ah, nel generale, scusate. Piede destro, quindi lì va bene, mentre Cittadini solo destro. E allora no, allora così, perché comunque Cittadini solo destro, mentre Corbo invece piede preferito destro, cioè quindi può anche giocare di sinistro volendo. Marcelo Zanoli, Ferguson Schmidt, Ilyer, Traoré, Lazzeti, Johnson, la squadra c'è. Sayan è ancora un po' rotto. Vediamo un attimo se qualcuno è tornato da un infortunio. Colombo è tornato, quindi noi ce lo mettiamo lì, pronto a entrare nel caso, a darci una mano in questa partita contro l'Empoli, sperando che, insomma, riusciamo a batterli. Sarebbe bello. L'Empoli viene da tutte sconfitte, facciate in modo che non siamo noi a dargli i primi bei risultati nell'ultimo periodo, perché veramente no. Devo dire che comunque non siamo partiti male, con un tiro in porta subito. Chaka Traoré, che è successo? Rigore? Non ho capito, erano tutti fermi, immobili. Ammetto che non ho capito niente. Chaka, palla veramente rivedibile qua. Vai Ilye, fatela tutta. Altro calcio d'angolo. Ok, oggi la sagra del calcio d'angolo. Ho capito. Aia, brutta. Cioè, il colpo di testa ci stava bene. Peccato che sia stato veramente poco preciso. Veramente un grosso peccato questo. Zanoli, rimessa laterale per Iliev. La passa Corbo. Marcelo per Johnson vede Iliev. Purtroppo non riesce a fare il numero che aveva in mente. Schmidt, Ferguson, Lazetic, bravissimo Lazetic, Johnson, Christopher Johnson, assist di Ferguson. Oh, bravo Ferguson, che nelle ultime partite mi eri un po' sottotono e oggi devo dire. Poi in realtà l'assist di Lazetic, che si è fatto anche male tra l'altro. Assist di Lazetic, ma prima mi stava dando assist di Ferguson. Non ho capito il perché. Ti dicevo, ma come assist di Ferguson? Mi sono perso qualcosa? Bravo Lazetic invece, però tutto nato comunque da Ferguson, quindi anche lui molto bravo, ovviamente. E Johnson si mette in cascina un altro gol. Quest'anno Johnson sta rendendo secondo me molto bene. Devo dire che il suo approdo in Serie A ha avuto veramente un buon riscontro e sono contentissimo, sono veramente contentissimo di questa cosa. Bravo Chaka, che intervento. Ferguson per Johnson tenta il tiro in porta, stava per sfiorare la doppietta personale Johnson con questo tiro centrale ma insidioso. Sì, però fammi vedere l'azione almeno, scusami, mi blocchi così su quel momento importante, ma ti pare? Stiamo dominando, dovremmo essere 2-0 tranquillamente, con le statistiche che vedo lì, 2 tiri a 11, 0 a 4, X gol 0,36 a 1,74, calci d'angolo 2 a 13, cioè possesso 30-70, 1-0 un po' basso ragazzi, 1-0 dai, 2-0 così possiamo fare un po' di turnover, mettiamola così insomma.
Cioè far entrare Colombo, far entrare Samaniego, far entrare magari qualche altro giocatore che gioca un pochino meno e vorrebbe giocare un po' di più. Il 2-0 sarebbe fondamentale. Sì. Riusciamo a farlo? No, o sì. No, o sì. Corbo. Zanoli. Iliev, Zanoli. Cittadini. Johnson, però qui no, Hai provato, ma... Bravo Iliev, ottimo recupero palla. Xhaka, Xhaka. Zanoli ancora per Xhaka, che bella palletta. Però Xhaka si addormenta. Non prendiamo gol così, vi prego. Ok, Schmidt. Apre per Zanoli. Vede Xhaka, buonissima apertura per Johnson. Johnson. No, Ferguson, ma come... Ferguson, ma come fai a sbagliare lì? Come fai? Vabbè, Lazetic comunque lo cambio perché è anche ammonito e non vorrei rischiare che si faccia buttare fuori. Mettiamo Jim, riposo per Ferguson e mettiamo Cortinovis. Chi metto? Scusatemi, Samaniego. Buona cosa. Zefi per Traoré o per Johnson? Johnson ha anche segnato per Traoré. E potremo mettere buon Corrado per Zanoli. No, ho finito i cambi. Come non detto. Va bene così. Va bene così. Ho cambiato un po' più di freschezza in mezzo al campo, sperando che si possa chiudere questa partita. Cioè 14 tiri a 6, X gol, 2-14, siamo ancora 1-0. Raga, però cioè stiamo sprecando l'impossibile, No. Ma ho appena elogiato la squadra. Non ci credo. No, vabbè, cioè... Ma non è possibile. Ma scusate, ma come? Ma quello chi lo marca? Ragazzi, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Questo pareggio cosa c'entra? Cosa c'entra? Abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Non c'era neanche bisogno di star lì. Cioè, in realtà il loro gol ci sta. 0,97 il loro gol ci sta. È il nostro secondo gol che è mancato. Ci siamo mangiati veramente l'impossibile. Veramente l'impossibile e purtroppo sì. Corbo negativo. Cioè, un pareggio con l'Empoli non può essere positivo. Su. Niente, continua il nostro momento di pareggita acuta. C'è qualche problema. O meglio, non è che c'è qualche problema adesso oggettivamente. Forse abbiamo troppo performato all'inizio e ora ne stiamo pagando un po' le conseguenze. Ma ci sta purtroppo. Comunque penso che sia il karma, perché col Cagliari non meritavamo sicuramente il pareggio e oggi meritavamo la vittoria, ma abbiamo pareggiato. Quindi il karma. Allora, Colombo manca un'apparizione per arrivare a quota 50 presenze. In caso di, il Bari dovrà pagare a Salernitana 180.000 euro. Pure Samaniego. Vamos. Insomma, Lazetic comunque, a parte quell'assist, devo dire che si è un po' fermato. Capocannoniere con 6 gol, però devo dire che si è un po' fermato. 10 assist per Pasquali. Peccato che Pasquali mi piace tantissimo come giocatore, però rimanga lì nell'anonimo, non riesca proprio. Cioè, è una roba fuori di testa. Non si riesce proprio a farlo sbocciare. Sayan riprende l'allenamento. Il Bari potrebbe perdere Marcelo. Mancano 18 mesi di contratto. Scusatemi, Io non c'ho soldi. O meglio, c'ho i soldi. Quindi, parliamone già adesso. A sto punto. Però scusami, la cifra per rescindere no.
Cioè, no. Ma perché devo per forza sottostare a questi procuratori del cavolo che vogliono darmi sta roba della clausola? Ma io non voglio, ma io non voglio. Bastiamo un po'. Allora, ti stai un po' attaccando, sinceramente, eh. Se posso dire... Già vuoi la clausola? E questa cosa mi fa imbestialire. Ma proprio tanto. Un po' di meno, su. Sì, però... Marcelo, sta clausola non mi piace. Non mi piace perché... Quanto vale Marcelo? Scusatemi, Lui vale già 8 milioni. Cioè, è una clausola veramente bassa. Veramente bassa. 9,5 per un giocatore così... È tanta roba. Lo prenderei subito al volo. Fossi in Serie A. Cioè, fosse una squadra di Serie A importante. Per il futuro lo prenderei subito. Andrea Mele del Renate. Andrea Mele. No, vabbè, non... Cioè, onestamente non ci serve. Sarebbe un acquisto un po' così, cioè, no. E basta. Per il momento. Fiorentina che batte Bologna. Offerta per Pagano, ancora un'altra. Apposta allora. Facciamo così. Io alzo sempre un po' perché... No, che elemento della rosa? No, 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 titolare fisso. Allora, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Bravi. Così mi piace. Salvatore Sala infortunato per 3-4 giorni. Vabbè, dai. Non è niente di che. Pensavo peggio. Ho avuto un attimo di terrore. Di terrore vero proprio. Per fortuna no. Pure Schmidt 2-3 settimane. Questo è peggio. Questo è peggio. Questo è peggio purtroppo. Si salta un po' di partite. Purtroppo sì. Penteado ha fatto la differenza nel Brasile Under 20. Giocatore di spicco della Serie C. Però non è un giocatore da Serie A. Assolutamente al momento, 4 anni di contratto. Però sta clausola dovremmo cavarla il prossimo anno. Dobbiamo ricordarci perché. Pure Sayan ancora. Ma tu Sayan che cosa hai deciso? Ma scusami, Ma tu che cosa hai deciso? Cioè, sei sempre rotto. Ma che me ne faccio di te? Ma senti, ma vai a vedere se qualcuno ti vuole, per favore, perché... Cioè, è come se non esisti. Cioè, guarda che siamo a gennaio. Quindi, qualcuno se lo comprasse sarebbe una liberazione. Cioè, sempre infortunato, mo, con tutto il bene che li ho, per Sayan, tutto il bene, sì. Però è sempre rotto. Io non posso fidarmi di uno che è rotto un giorno sì, un giorno sì. Cioè... Mamma mia, con quello che costa poi. Fosse un panchinaro direi vabbè. No, è sempre rotto. Vabbè, Schmidt. Allora, caro Schmidt, è la tua possibilità, Samaniego, non farmi pentire di questa scelta. Vabbè che siamo contro il Napoli, quindi è comunque difficile. Però vediamo che si può fare. Comunque raga, abbiamo una panchina tutta mezza rotta. Fa piacerissimo comunque vedere che sono tutti in forma smagliante. Fa sempre piacere. Comunque, allora, siamo in casa. Bari-Napoli. Partita tosta. Questa sì. Questa sì. Se le altre si potevano vincere, questa risulta un pochino più complessa. Però non perdo le speranze, perché il Bari ci ha insegnato a grandi partite contro grandi squadre. E magari a partite meno belle contro piccole squadre, per dire. Cioè... Johnson, subito. Ti prego, Johnson. Buono il passaggio. Ferguson apre benissimo per Xhaka che becca il palo. Che becca il palo. Xhaka becca il palo. Non ci credo. Ma non ci credo. Che sfortuna di Xhaka. Lì veramente sfortuna palese. Dispiace, dispiace. Zanoli per Xhaka. Iliev si gira. No, Iliev, no. Carne secchi para. Carne secchi para. Non stiamo giocando affatto male, anche se devo dire che siamo un po' troppo spreconi. Quello sì. Xhaka tenta il calcio d'angolo. La palla è ancora lì. Iliev fuori di poco. Non riusciamo a segnare. Stiamo dominando il Napoli, ma non riusciamo a segnare.
È una roba che mi sta mandando al diavolo in questo momento preciso, perché non si riesce a segnare ed è veramente deprimente. Per come stiamo giocando è deprimente. Mannaggia a tutto. 7 tiri a 3, X gol molto positivo, devo dire. Dovremmo essere almeno 1-0, ma purtroppo no. Allora, io sono comunque contento della squadra perché non sta giocando male, in realtà non posso dire che sta giocando male, però non riusciamo a buttarla dentro. Questo penso che sia concreta come cosa, purtroppo. Non si riesce a buttare dentro questo pallone. Ce la faranno i nostri eroi? Comunque già un pareggio sarebbe un buon risultato, che sia chiaro, ovviamente. Allora, Iliev è stanco, io metterei il buon Cortinovis, che mai non fa. Johnson è stanco, mettiamo Zefi. E Ferguson è stanco e anche ammonito, mettiamo Jim. Per il resto c'è pure Zanoli che è distrutto, mettiamo Corrado. E ho fatto 2, 3, 4 cambi. Vorrei cambiare Marcelo, ma è troppo importante. Xhaka, ma non c'ho i cambi. Lazetic, potrei metterci Marek, che mi sembra in fiducia. Onestamente rispetto a Colombo mi è in più in fiducia Marek, quindi andiamo su Marek. Mi fido un po' di più. Comunque X-Goal che sta andando a 1,38 e siamo ancora a 0-0. Loro sono rimasti a 0,51 da inizio secondo tempo, cioè proprio non stanno facendo nulla. Noi stiamo veramente facendo tanto, ma non riusciamo a fare gol. 1,76, vabbè. Cioè, imbarazzanti, ragazzi, Sono contento, è bella prestazione, però... No, ho parlato? Bravo, Corrado. Anche se te l'ha passata, però bravo lo stesso. Zefi, ti prego. Ma quando mai? Jim. Ancora Marcelo. Jim. No, Cortinovis. Un altro palo. È il secondo in sta partita. Due pali abbiamo beccato. Ma che partita è? Ma che partita è? Ma porca miseria, che sfortuna. Qua comunque meritavamo, non dico il 2-0, ma quasi, insomma. Invece andiamo a casa con un misero punto, uno 0-0 che contro il Napoli ci sta, però abbiamo veramente sprecato l'impossibile. Ho detto bravi solo perché la prestazione è stata molto bella, però, cioè, le occasioni che abbiamo buttato sono veramente troppe. Sono troppe. 5 partite che non vinciamo, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Purtroppo sì, è un momento di appannamento. Ne stavamo parlando prima. E Penteado ha fatto anche un assist. Bravo Penteado. Magari mi cresci sotto fiducia. E ora rischiamo di arrivare, di essere superati anche dal Milan, che deve ancora giocare. Insomma, vabbè, la Champions ovviamente sapevamo che era un obiettivo un po' troppo irrealistico, però ora che siamo lì un po' mi rode, no? Non poterci arrivare in caso. E vediamo un po'. Palermo ha fatto una bella prestazione, ok. Forlani è migliorato Forlani, però è anche calato in alcune cose. Ma Forlani ha poco potenziale. Mi sa che ha poco potenziale, ragazzi. Gueguen vuole andare via in prestito. Gueguen, io capisco che tu vuoi andare via in prestito, però cioè io non riesco a... Cioè, nel senso, io ti manderei via in prestito. Proviamo? Cioè, almeno... Pare fisso. Rata mensile, almeno 1000 euro. Durata fine stagione. Proviamo un secondo. Samaniego riceve un aumento di stipendio. Offerte per Saiyan. Allora, 4,6 è un po' poco, però. Ne vale 9. Ne vale 9. 2,9 pochissimo. No. Un secondo,
Aspetto perché non voglio svenderlo. Onestamente no. Non voglio svenderlo. E male che vada lo vendiamo a fine anno. Se riusciamo a venderlo subito potremmo metterci alla ricerca di un sostituto. Anche svincolato magari. Vediamo un attimo. Comunque avremo... Io vorrei prendere almeno, non dico 9 milioni, ma almeno 8, 8 e mezzo. Che mi sembra comunque buona come cosa. Renzo Montero ha giocato ma non ha entusiasmato, anche se è un buon terzino, onestamente. Il Bari ha ricevuto il 5% della cifra per Sanson. Chi cavolo è Sanson? Scusatemi, Ma chi è? Grazie, però non ho capito chi è. Vorrei capire chi è. Vabbè. Ah, nessuno. Perché comunque ho chiesto troppo, forse. Facciamo una cosa. Non specifichiamo. Giocatore importante, però. Però sì. Basta che vada via, che non ci sia malumore, che non voglio avere malumore in squadra. Onestamente non voglio. Se si può evitare il malumore è sempre buona come cosa. Penteado ha fatto un altro assist. Ah, Penteado, ma stai facendo schifo. Perché stai calando? Non ho capito. Ma che succede? Oh cavolo, Jim vuole andare via. Jim, io capisco che tu... Jim, hai raggio. Hai raggio, sei forte in realtà, non sei scarso. Il problema sono io, cioè, c'ho Ferguson lì. Però può fare anche l'esterno, Jim. Può fare anche l'esterno. Però dice Chaka che sta facendo una stagione meravigliosa. Che cavolo faccio? Ma io rifiuto per il momento. Rifiuto perché lo farà giocare un po' di più. Io ci ho provato a metterlo in prestito Gueguen, ma se nessuno vuole Gueguen, io non so che dire. Non so cosa dire. Onestamente non ne ho idea. Che ti devo dire io? Petur Atlason lì in riserve. È lì, lui è lì. Il Bari ha vinto intanto le riserve. Molto bene. Allora, ragazzi, mi fermo qui per il momento perché sta finendo il calciomercato e vorrei chiedervi cosa fare con il calciomercato. Allora, Saiyan non riesco a venderlo, o se lo devo vendere lo devo tipo svalutare e non mi sembra il caso. A questo punto si punta a venderlo a fine anno e magari se becchiamo un posto europeo insomma si valuta anche un po' di più come valore. E per Jim che facciamo? Bella domanda, io non so cosa fare con Jim, onestamente. Perché vorrei farlo giocare, vorrei tenerlo, perché comunque 25 anni, 3 stelle, è un buon giocatore, segna anche in diverse partite, non mi dispiace. Il problema è che lì abbiamo un certo Ferguson. Che facciamo? Bella domanda pure quella. Fatemi sapere i vostri pareri, io vi ringrazio molto a questo punto e direi che ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!